Stimatissimi amici, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vi porto in viaggio per 5 minuti, ma saranno almeno 15 minuti in più, nella meravigliosa capitale spagnola, ovvero a Madrid. Tutto questo fa molto ridere, perché il video io l'ho girato ad agosto, ma ora siamo a gennaio inoltrato. Però è vero che anche questo fa parte della magia del cinema. Tornare a Madrid per me è sempre meraviglioso. Trovo questa città molto migliorata rispetto a quando l'ho lasciata diversi anni fa, nel 2015 per l'esattezza, risale l'ultimo viaggio qui a Madrid, e devo dire è pulita, è vibrante ed è sempre piena di occasioni. Unico enorme problema per quanto mi riguarda è l'Airbnb che ci ospita, perché è una bellissima casa sui tetti di Santa Agna, abbastanza invivibile per 5 persone. Cercherò di farmi bastare la vibrante energia di Madrid per superare questa impasse. Adesso continuiamo il nostro giro, che non so bene dove mi porterà, credo dalle parti del Prado. Qualunque passeggiata che non sai dove ti porterà per le strade del centro di Madrid non può che cominciare da Puerta del Sol, il vero cuore pulsante della capitale spagnola, una sorta di miglio aureo da cui si dipartono tutte le strade più eleganti della città. Dopo una ricca colazione alla cioccolatteria San Ginés, non perdetevi i churros col cioccolato. Continuando a scendere verso sud, sono arrivato al meraviglioso palazzo neoclassico della Camera dei Deputati, che forse avete visto nella serie Netflix La Casa di Carta, e successivamente al monumentale Paseo del Prado, il corso che fa da sfondo al imponente palazzo del Museo del Prado, il museo più importante di Madrid, in cui ovviamente non ho potuto riprendere e di cui quindi non vedrete niente. Questo è il Caixa Forum, un meraviglioso esempio di architettura moderna con la sua parete giardino, e questo invece è il Museo di Arte Moderna Reina Sofia, un vero capolavoro, scrigno di capolavori e di cui ovviamente non vedrete niente. Madrid è tutta bella. Tuttavia, se dovessi indicarvi qual è il posto che mi ruba l'anima di Madrid, io vi direi Plaza Mayor, e non so esattamente perché. Forse sarà per la presenza dei porticati, oppure per le sue geometrie così ossessivamente simmetriche. Sta di fatto che per me Plaza Mayor è il posto di Madrid. Innamorarsi di Madrid passeggiando per questa piazza è veramente facile, e questo perché questo spazio mette in mostra il dissidio endemico su cui si fonda la capitale spagnola, ovvero il suo contrasto tra l'essere una capitale dotata di edifici severi, geometrici, ieratici, e il suo essere invece un centro di vita pulsante, cosa che è sempre stata anche questa piazza fin da quando era nient'altro che una sorta di mercato di prodotti artigianali. Quanto è dolce la vita a Madrid. Proprio questo stavo pensando mentre uscivo da Plaza Mayor per gettarmi nella calda e movimentata calca della Gran Via, all'interno di una passeggiata che mi porta fino ad uno dei monumenti simbolo della capitale spagnola, ovvero il Palazzo Reale. Ma prima di arrivare al Palazzo Reale mi sono fatto un giro di shopping nelle strade che sono attorno alla Gran Via, la principale direttrice del centro di Madrid, che esita in Plaza de España, una delle piazze più famose della capitale spagnola,
Ecco, ad un primo acchitto Plaza de España non mi ha fatto una bellissima impressione, anche se c'è da lodare la recente sistemazione con questi meravigliosi giardini. A centro della piazza svetta la statua di Miguel de Cervantes, il famosissimo scrittore del Cinquecento che ha dato vita a un capolavoro come Don Chisciotte della Mancia. Attraversando questi giardini e lasciandoci alle spalle la bruttura di Plaza de España, arriviamo al Palazzo Reale di Madrid. Voi non sapete, ma nella costruzione di questo palazzo c'è un pochino di Italia, perché il progetto è stato affidato al geniale architetto torinese Filippo Juvarra. Dall'altra parte del palazzo ci troviamo ad avere a che fare con la tremenda cattedrale di Santa Maria della Almudena. I pomeriggi estivi di Madrid sembrano non finire mai. La città mi delizia con scorci monumentali, antichi mercati dove fare incetta di tapas e la rara frescura offerta dalle piazze del centro, brulicanti di artisti di strada. Passando attraverso Calle Mahor si giunge ad una delle mie piazze preferite di Madrid, ovvero Plaza de la Villa, che è questa piccola piazzetta contornata per 3 lati dai più splendidi palazzi in stile barocco madrileno. Un po' più avanti invece incontriamo il Mercado San Miguel, recentemente restaurato, dove migliaia di turisti si affastellano provando le tapas, i calamari fritti, l'allegria e il calore della città. Continuando a salire attraverso Calle del Arenal e superando la Iglesia de San Ginés, un tesoro in mattoni in stile barocco, arriviamo in piazza Isabella II, dove si trova il Teatro dell'Opera di Madrid, che pure avete visto in qualche puntata della Casa di Papel. Qui ho ascoltato un arpista che cantava O Sole Mio, bizzarro. Finisco questo lungo pomeriggio madrileno andandomi a godere il tramonto e facendomi coccolare dagli ultimi raggi del sole in un posto che non ha pari in Europa, ovvero il Tempio di Debod. Il mio amico Armando mi ha spiegato che questo tempio risale al 2200 a.C. È stato poi smontato pezzo per pezzo e regalato dall'Egitto alla Spagna negli anni 60 dopo la costruzione della diga di Assuan. Che cosa incredibile! Sono al Parque del Buen Retiro, o semplicemente Retiro come lo chiamano i madrileni. Un enorme polmone verde situato ai limiti del centro della città, pieno di attrazioni veramente interessanti. La vera vedetta del parco è sicuramente la statua dell'angelo caduto, che si erge a 666 metri di altezza sopra una bella colonna di marmo. L'altezza non è casuale, perché questa statua è una delle pochissime rappresentazioni al mondo di Lucifero, ovvero del demonio. A pochi metri di distanza troviamo invece l'edificio più bello di tutto il parco, il Palacio de Cristal, costruito nel 1887 come giardino d'inverno per ospitare le piante carnivore e grasse. Ora invece è il luogo per mostre donate dal Museo Reina Sofia. Ma qualunque camminata si faccia nel Parque del Buen Retiro non può non passare dalle Stanche, il grande lago artificiale che fa da quinta al monumento ad Alfonso XII. Progettato nel 1922 dall'architetto catalano José Grases Riera, il monumento è un grandissimo complesso scultoreo e architettonico che si rifà chiaramente all'altare della patria che abbiamo qui a Roma e che è dedicato a Vittorio Emanuele II. Queste barchette sono di un romanticismo incredibile. Oh, e adesso scappo
dalla tranquillità del Parco del Ritiro per andarmi ad immergere in una delle zone più variopinte della città, i quartieri di Malassagna e Chueca, che hanno ospitato la movimentata movida madrilena degli anni '80. Che poi visto di giorno sembra anche un posto tranquillo, ma di notte... Ovviamente Malassagna e Chueca danno il meglio di sé alle prime luci della notte, però un piccolo sussulto di vita si registra anche attorno all'ora di pranzo, quando i tapas bar si riempiono di una folla brulicante. Tuttavia, per i ragazzi per bene come me, val bene anche una visita mattutina, questo perché la notte ottunde dettagli insieme alla sangria. L'intera zona è divisa in due da una delle arterie principali di Madrid, Calle de Fuencarral, che oggi è completamente pedonalizzata. Ad ovest di questa, in questo punto esatto, ci troviamo a Malassagna, un posto estremamente radical, pieno di botteghe di piccoli artigiani, tatuatori, graffiti e manifesti di gruppi rock che ci danno subito l'idea del romanticismo. Proprio su Calle de Fuencarral si trova Piazza Raffaella Carrà e non è un caso, perché dall'altra parte di Fuencarral entriamo a Chueca, il vero e proprio barrio gay di Madrid, centro della vita omosessuale della città, un posto cacciarone e molto elegante. Voglio terminare questi 5 minuti a Madrid, che in realtà sono ben più di un quarto d'ora, dedicando qualche immagine al quartiere che mi ha ospitato in questi giorni, ovvero il quartiere di Santa Agna. Come tutte le cose della vita, anche questi giorni a Madrid sono purtroppo finiti. C'è poco da fare. Ogni volta che vengo in Spagna, ma soprattutto ogni volta che vengo a Madrid, lasciare la città, lasciare il paese, è sempre un grande problema per me, perché veramente vorrei non andarmene mai. Se l'altra volta che ho visto Madrid ho lasciato un pezzo del mio cuore tra Fuencarral e la Gran Via, questa volta ad aver conquistato un altro pezzo del mio cuore è il barrio della Letras, qui dove c'è la piazza di Santa Ana, dove tra l'altro ho soggiornato con i miei compagni di viaggio. Sono stati giorni veramente intensi, ho camminato tantissimo, credo di aver fatto una media di più di 20.000 passi al giorno, qualche giorno sono anche andato oltre i 32.000 passi, quindi sono stati giorni intensi, sicuramente mi sono stancato, però è anche vero che ne è valsa assolutamente la pena. E se è vero che adesso sto lasciando tra queste strade un pezzetto del mio cuore, è perché vorrei tornare a riprenderlo prima o poi, in qualche altro momento della mia vita. Chissà quando succederà, ad ora non posso dirlo perché non ho ancora la capacità di viaggiare nel tempo, ma quello che so è che prima o poi succederà e che quindi quello che sto dando a Madrid adesso non è assolutamente un addio, ma è sicuramente un arrivederci. Hasta luego Madrid, hasta luego amigos. Ci vediamo in uno dei miei prossimi viaggi, non so dove, non so quando, ma ci vediamo. Ciao!